Poco più di 12 mesi fa si disputava in Qatar la Coppa del Mondo più controversa e ricca di scandali della storia. Tra l'essere stata disputata in inverno, con costo dei biglietti proibitivi, in un paese completamente privo di storia calcistica, quello che ho vissuto a Doha è stata una delle esperienze calcistiche più strane di sempre. Se da un lato mi ha lasciato perplesso, realizzando che per certi aspetti ero anche io parte del problema, dall'altra mi ha fatto realizzare due cose. La prima, che i pochi veri tifosi che c'erano mi hanno dimostrato che l'approccio al tifo cambia di paese in paese. E la seconda, che l'amore per questo sport non si compra, lo si sviluppa con il tempo. E a distanza di qualche mese da quel mondiale, eccoci nello scenario opposto, in un tour calcistico della città simbolo della nazione che forse più di tutte vive in funzione del pallone, il Brasile. Dopo aver respirato un po' di calcio vero già dal primo giorno nella favela di Adriano l'Imperatore e passato la prima serata a Copacabana in perfetto stile carioca, era il momento di visitare la città. Il secondo giorno inizia così. Sebbene la prima cosa che vi venga in mente pensando a Rio, sportivamente parlando, sia di associarla al calcio, fino alla fine dell'Ottocento, quando in Italia nascevano già Genoa, Torino e Udinese, lo sport più praticato in città non era il calcio, ma il canottaggio, il primo sport importato dai immigrati inglesi che fondarono il primo vero club di canottaggio di Rio. A questo ne seguirono diversi, tra cui il gruppo de Botafogo, il Club de Regatas Fluminense, Club de Regatas do Flamengo e Club de Regatas Vasco da Gama. Da quei 4 club di regata, a partire dal 1902, nascono le 4 big del calcio carioca. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco da Gama sono le 4 regine del calcio nello stato di Rio. Uno stato con un proprio campionato di Serie A, cosa che succede anche negli altri 25 stati che compongono lo stato federale del Brasile. L'insieme di questi campionati statali vanno a formare un'incredibilmente complessa struttura di competizioni calcistiche che permettono a questo paese di vivere di calcio professionistico senza pause ogni mese dell'anno, da gennaio a dicembre. Ma per spiegarvi la complessità di questo sistema dobbiamo partire dalla cartina geografica di questo paese, che per quelli che non avessero mai visto la sua reale estensione ha una superficie pari a quella di tutta Europa o gli Stati Uniti. Ed è anche per questo che lo Stato federale del Brasile si divide in 26 stati. Ogni stato ha il suo campionato, come per lo Stato di San Paolo, il Paulista, e quello di Rio, il campionato carioca. Quelli statali sono i campionati che impegneranno le squadre nella prima parte dell'anno, da gennaio ad aprile-maggio, mesi in cui parte il Brasileirão, un campionato che non si limita ad uno stato, ma a tutto il Brasile. Il Brasileirão in passato è riuscito ad arrivare nel 2000, nell'edizione speciale per la 45esima edizione, a 116 partecipanti, con oltre 1000 partite nell'arco di un anno, scendendo progressivamente a 28, 26, 22 ed ora, dal 2005, a stabilmente 20 partecipanti che si sfidano fino a dicembre. Oltre ai campionati statali Brasileirão si aggiunge anche la Copa do Brasil e ovviamente la Libertadores, a cui possono partecipare fino a 7 squadre brasiliane. Io non so se ci rendiamo conto, ma la prepartita di Flamengo Corinthians parte da Copacabana, così, alle mie spalle. Direi non male. I ragazzi stanno prendendo qualcosa da bere, in modo da caricarsi per la partita. La situazione comincia a avere le vibes giuste. Oh, ho fatto prepartite peggiori, ve lo dico. Onesto. Sì. Si sta caricando. Mamma mia, sei il numero uno, si sta caricando tantissimo. Una caipirinha adesso, così per carburare e poi andare a cantare. Non in curva perché siamo in tribuna, ma da quanto ci hanno detto un po' tutto il clima è abbastanza caldo, quindi i presupposti sono piuttosto buoni. Se volete farvi un bel prepartita da tifoso del Flamengo, passare subito da Copacabana è sicuramente l'opzione più comoda, ma meno tipica. Infatti il FLA nasce da una costola della Fluminense e si differenzia fin da subito da quest'ultima per la sua diversa connotazione sociale. Il Flu rappresenta la Rio benestante, il FLA la favela. Ed infatti proprio di fianco a Gavea, il quartiere del FLA, si trova la più grande favela di Rio, la Roxinha, posto assolutamente da vedere dove abitano ammassate più di 200.000 persone. Anche per questo motivo il Flamengo è la squadra più tifata di Rio. Flamengo! 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 Il clima è caldissimo, lo stiamo scaldando noi. Corinthians, vaffanculo! Direzione stadio. Cazzo di mani, Non si sta andando a vedere Modena Sassuolo, dai! Si sta andando a vedere Flamengo Corinthians!
Appena arrivati nella zona del Maracanã, non si vede ancora, però sicuramente il numero di maglie e di persone che stanno per andare allo stadio ci indica che siamo abbastanza vicini. Arrivano le bandiere, vedi che cazzo siamo? Andiamo dentro di loro. Baby, abbassa fuori, tu che quiere más, ti esceggiamo. Mamma mia, oh! Che atmosfera c'è? Felicidade! Stiamo intravedendo il Maracanã. Una cosa incredibile, gira. In questo preciso momento eravamo entrati per qualche secondo nel corteo degli Ultras del Fla, che in Brasile vengono chiamati Torcida Organizzata, movimento di tifosi che nascono spontaneamente negli anni 30, consolidandosi poi nel 50, dopo i mondiali casalinghi. Da quegli anni i loro video diffusi anche oltreoceano avrebbero poi esaltato il movimento del tifo in tutto il mondo, tant'è che la Torcida dell'Hajduk Spalato, in Croazia, che ancora oggi rivendica il primato del primo gruppo ultras in Europa, viene fondata proprio nel 50 e deve il suo nome, Torcida, proprio all'anima del tifo brasiliano. Ufficialmente la prima Torcida di Rio è proprio la Caranga do Flamengo, che nasce nel 42, quindi ben prima rispetto al primo gruppo ultras italiano, che arrivò a Milano con la Fossa dei Leoni nel 68. In comune, dopo l'evoluzione dei due modi di tifare, tra Torcida e Ultras in realtà c'è solo l'uso dei tamburi, perché mentre gli Ultras sono organizzati in modo formale, su base volontaria, le Torcida brasiliane hanno una gerarchia professionale, con presidente, vicepresidente, un tesoriere e altri dirigenti che vengono addirittura pagati attraverso quotazioni dei soci. Che cosa da dire? Eccolo lì! Só tem cuzão, você pagou com traição. Incredibile. Poi tra l'altro sono tutti con la maglia rosso e nera. Qua non serve carta di identità né niente, i ticket non sono nominativi. Si entra, si va tranquillamente, un po' come in Inghilterra. Il clima mi sembra abbastanza disteso, siamo noi che siamo i più ignoranti caffoni e che fa il casino di tutti. Però per il resto, a parte il corteo là, situazione tranquilla. Dici che sarà meglio tipo di San Siro, così te l'aspetto meglio? Veramente? Io non ci conto. Però spero di essere smentito. Fuggiamo sto Maracanã. Dentro al Maracanã. Flamengo è la prima squadra di Rio a livello di tifosi. Del livello di tifosi di tutto il Brasile. Abbiamo 58 milioni di tifosi e oggi saremo a giocare con la seconda squadra con maggiore tifosi di tutto il Brasile, che sarà Corinthians con 39 milioni di tifosi. A livello di rivalità tra le tifoserie ci sono problemi, scontri o è una cosa tranquilla? Per me è una partita molto tranquilla perché è proprio del campionato brasiliano e tutte e due stanno in una situazione che non va molto bene. Corinthians va peggio di Flamengo, Ok. proprio nella parte rossa. Ok. Quindi io penso che oggi sarà un gran partito per Flamengo fare più o meno più da 3 gol. È questo che aspetto. Dai, sono molto curioso del first look, del primo impatto dello stadio. È quel momento lì. No way. È possibile, raga, non è possibile. Ricorda un pochettino l'Olimpico o no? Non sono mai stato all'Olimpico. È un Olimpico senza pista. In questo momento 82.000 posti. Il primo Maracanã era per posto per 200.000 persone e così Brasile ha messo, quando ha giocato la finale a 1950, c'erano 200, in realtà 220.000 persone, ok? E come ha avuto un incidente a Maracanã è stato a ridurre proprio e anche posti tutti seduti, quindi tutti hanno la sedia Anche in dentro curva. lo stadio, anche in curva, tutti hanno la sedia dentro lo stadio.
Uno dei classici che ha avuto più gente dopo, quello da 1950, è stato 1963, Flamengo e Fluminense, che è proprio il Grand Derby. Hanno messo 194.000 persone dentro Maracanã. Nonostante tutti lo chiamino Maracanã, il vero nome di quelli che molti definiscono come il tempio del calcio è Stadio Giornalista Mario Filho, dedicato al giornalista che si era fortemente battuto per la sua costruzione. Non un'impresa da poco, considerando la sua posizione centrale rispetto alla città ed ovviamente la sua capienza. E proprio per il Maracanã, il mondiale del 1949, per richiesta della federazione brasiliana, venne spostato di un anno. Il motivo? Dobbiamo finire di costruire lo stadio più grande del mondo. Anche Fluminense ha fondato Flamengo, che Fluminense sarebbe la squadra della elite carioca, e così hanno creato la squadra popolare che è Flamengo, per questo siamo in tanti. Sostanzialmente è successo come l'Inter che nasce dal Milan, e proprio come a Milano, Flamengo e Fluminense si dividono il Maracanã per le proprie gare interne, creando atmosfere senza senso durante i derby, non privi di sfottò come questo coro da parte del Flu verso i tifosi del Fla, che non ha bisogno di traduzioni. Ora proviamo a vedere quanto costa una birra all'interno e in generale però la zona qua mi sembra gestita benissimo. Ci sono degli spazi immensi, un sacco di bar, 10.000 volte meglio di San Siro come organizzazione. Manu, che differenza c'è tra quella curva e quella curva là? Allora, quella lì è proprio la razza Fla, i tifosi dentro alla squadra di Flamengo che urlano sempre dall'inizio alla fine. Questa altra parte si chiama Jovem Fla, questi sono due tipi di. Quindi la più calda è quella là? Al momento lo stadio non è pienissimo, non so se è come in Inghilterra che entrano tutti alla fine, mancano circa 5 minuti, c'è più di qualche posto libero. Inno nazionale del Brasile. Che pezzata, raga. Impressione! Giuro, è un'emozione, è un sogno, ragazzi, alla vostra! Grazie per tutto! Direi che l'atmosfera ricorda più quella inglese che quella italiana. Cori che partono così in maniera randomica, seguiti da tutto lo stadio, come in questo caso. È iniziata. Dale, oh. Vicino tanto così. Partita bloccata sullo 0-0, più Flamengo che Corinthians, stadio che però si è riempito quasi completamente, non un sold out, ci siamo vicini. Tutto nei minuti di recupero, tutto nei minuti di recupero. Primo tempo. La partita bloccata, il calcio brasiliano è tutta un'altra storia, ma l'atmosfera è fantastica, davvero. Meglio o peggio di San Siro? San Siro è San Siro, ma qua il calcio si vive dentro. L'atmosfera è caldissima, caldissima. Fa caldo, ma è caldissimo. Dobbiamo solo fare gol e sbloccare la partita, ragazzi. Contiamo tutto sul secondo. L'atmosfera è tanta roba, considerando che siamo nei distinti, quelli che da noi sarebbero i distinti, e tutta la gente è in piedi, guarda, tutta la partita è in piedi, tutti bene o male cantano,
anche se non sempre. È una cosa un po' più collettiva, rimane una cosa un po' più coinvolgente in generale. L'atmosfera italiana per me rimane ancora a un altro livello, soprattutto in stadi come San Siro, Olimpico e altri. Vedremo nel secondo tempo se c'è qualche gioia di un gol, come risponderà lo stadio, sono molto curioso. È iniziato il secondo tempo, we go! Partita senza gioia sempre, 21esimo del secondo tempo, non vuole entrare. La partita stava per finire, quella sul campo delusione totale e quella sugli spalti forse un po' sottotono rispetto alle alte aspettative. Zero torce e poco colore, forse dovuto al fatto che era una delle prime partite del Brasile Rao e la classifica non sorrideva a nessuna delle due squadre. E mentre molta gente dei distinti, compreso me, cominciava a sedersi, arrivava l'ultima occasione della partita. Io dico due cose, l'atmosfera qua è stata incredibile, diversa, bellissima. Chiaramente dopo il gol è esploso tutto, ma come in qualsiasi paese sarebbe esploso tutto. Se venite a Rio è un'avventura assolutamente consigliata. Quello che però vi dico è: tenete da conto il calcio italiano, perché comunque tutto quello che è il coro organizzato, il tifo, il livello del calcio non è scontato. Qua non abbiamo visto una partita eccelsa. Il tifo molto bene, ma se vai in Genova, San Siro, Roma, abbiamo tanto da dire, quindi tanto rispetto anche per il calcio italiano in tutto questo. L'emozione più incredibile della mia vita. Addirittura. Football vibes. Indubbiamente il gruppo più ignorante di tutto lo stadio. A 12 mesi dal Qatar, insieme ai ragazzi del Viaggio dei Calciatori Brutti, abbiamo vissuto il clima di un paese con vere radici calcistiche. Ci ha confermato che paese che vai, tifo che trovi.
e questo non fa altro che mettere ancora più voglia di viaggiare e scoprire nuovi modi di approcciare al calcio. Se volete che questo viaggio continui, sapete già cosa fare. Iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Udine. Zico. Melhor jogador passou no Flamengo. Entendeu? Vero. Melhor jogador. Tobi. Zio.